Partiamo da Limone, centro, guardate che è stupendo qua. Allora, parto da qui perché mi piace molto questa facciata con i Bonville, fiore tipico del lago, anche se non è autoctono, cioè di qua. E adesso vi porto in centro, vi do un po' di contesto per capire. È mercoledì mattina, 31 luglio, circa mezzogiorno, e faccio veramente fatica qui. Cioè non venite qua di domenica perché è impossibile. Ecco, qui se volete una bella limonata fresca, guardate. Qua. Allora, perdonate il video un po', come dire, incasinato, ma c'è tantissima gente, è veramente difficile muoversi. Questo è il porticciolo, c'è gente ovunque ed è mercoledì. Qui non venite di sabato e domenica perché non vi muovete. Io abito a Desenzano e giù fa ancora più caldo, oggi è una giornata caldissima. Qui naturalmente tutti i prodotti tipici a base di limone, anche se dovete sapere che il posto si chiama Limone, ma in realtà non c'entra nulla con limone, ma in latino limone, cioè il posto vuol dire limes, quindi confine. E qui i limoni hanno iniziato a coltivarli intorno al 1600, un po' dopo rispetto a Gargnano, dove c'è la prima limonaia, perché i limoni qua sono arrivati tra il XIII e il XIV secolo, cioè le limonaie, e naturalmente non è un prodotto che autoctono, cioè originario del lago di Garda, guardate che bel posto, ma li hanno portati qui i frati di Gargnano. E visto che, tanto vi faccio del posto, visto che il clima d'inverno non era ideale, faccio anche di qua, noterete spesso sul lago di Garda queste strutture con dei pilastri cemento molto alti. Le trovate sempre aperte perché ormai sono dismesse la maggior parte, però in inverno poi all'interno di quei pilastri c'erano delle intelaiature di legno per proteggerli dal freddo. Vi faccio vedere anche di qui, guardate che bello. Di là poi c'è tutta la passeggiata, ma faccio un altro video per la passeggiata. Questo per me è il punto più affascinante di Limone, visto da qua. Poi magari con la videocamera non rende, ma è veramente bello. Là arrivate col traghetto. E sapete che qua a Limone c'è la famosa storia, che poi è in realtà, dell'elisir della lunga vita, no? Cioè che dipende da una mutazione genetica che hanno scoperto nel 1975 in alcune persone qui, e quindi vivono molto di più. Ma ve lo spiego dopo questo, perché vi faccio vedere il posto in cui ne parlano. Allora, caratteristico questo passaggio. Comunque non preoccupatevi perché io qua torno e farò un video in autunno, tanto abito qua vicino a Desenzano, perché adesso farvi vedere il posto è difficile. Quindi preferisco tornare in autunno, fare un bel video completo, però adesso già che ero qua vi do un'anticipazione del posto, nel caso magari vogliate venire qua in vacanza, vi fate un'idea. Ecco, anche qua c'è poca gente, come vedete, mercoledì mattina, qua proprio non si passa. Allora, di lì prendete il traghetto, di là adesso cerco di andare, vi faccio vedere, ma guardate quanta gente c'è, e poi
di lì si va per la pista ciclabile. Allora io provo a muovermi in mezzo alla gente qua, si è fatto un po' un varco, qua stanno partendo, guardate che bello questo traghetto, stile inizia il Novecento, quei traghetti a vapore. Oh, di qua c'è meno gente, non viene nessuno, perché di là poi non c'è nulla, vi faccio vedere. Però vanno a fare il bagno, guardate. Poi oggi fa veramente caldo oggi. A Desenzano, dove abito io, fa molto più caldo, perché qui siamo nell'Alto Lago. E vi faccio vedere di là dove fanno il bagno, Ecco. L'acqua, allora qua non è pulitissima, io non lo farei il bagno, perché come vedete insomma c'è il porto, però qualcuno lo fa, vedete. Sinceramente io qua non lo farei qua il bagno, però la gente probabilmente non lo so, ognuno poi decide per la propria salute. Allora torniamo in centro. Allora ripartiamo da qua, dietro di me c'era il traghetto, vi faccio vedere questa piccola via però molto carina. Di qua poi andando avanti, molto avanti, per una mezz'ora arrivate, 40 minuti circa, arrivate alla famosa ciclabile bellissima, e farò un video. Questi i Bonville, no? Ve l'ho detto prima, fiori che vedete spesso qua sul lago, hanno un significato di ospitalità. E anzi andiamo di qua, guardate che carino. E qui c'è la chiesa di San Rocco qua sopra, là. Da là sopra c'è anche un panorama migliore. Ecco, dalla chiesetta di San Rocco, questo è un po' il panorama, guardate che bello. Di lì invece, camminando, arrivate, poi ci sono tante strade per fare trekking di là, e questa è la piccola chiesetta. Usciamo dalla chiesa e ritorniamo in centro, guardate che caratteristica questa passeggiata. Limone è molto frequentato, è uno dei posti più frequentati sul lago di Garda insieme a Sirmione, c'è tantissima gente qua. Vi do una visuale anche scendendo da qui, guardate che bello. Anche tutte queste decorazioni un po' in stile Liberty floreale. Allora, noi siamo arrivati da destra. Là c'era il traghetto, lì finisce il centro. Qui c'è anche da andare a vedere la limonaia, potete entrare a visitarla, c'è una anche a Gargnano, ve lo dico, però non lo farò oggi. E adesso vi porto dall'altra parte. Vedete una bella limonata anche qua. Adesso c'è un po' meno gente qua, va a momenti, quindi magari riusciamo a vedere un attimo meglio. Qui prima, dove eravamo prima, vi ricordate? Qui no, qui pochi, adesso vi faccio vedere a destra. Ecco, questa è la via che sale, secondaria. Guardate che come sono indicate con i limoni.
Tutto molto caratteristico qua, guardate che bello. Ecco, di qua andiamo per la limonaia, qua c'è un po' meno traffico di gente e farò un video, qua vedete l'indicazione, farò anche un video specifico per la limonaia naturalmente, però è molto bello, a parte le salite, però è bello camminare di qua, adesso vi faccio vedere. E il centro è qua sotto. E qui tornate in centro, guardate. E di qui vi faccio vedere che bello, c'è la limonaia a 50 metri. Poi di qua si continua per il centro, adesso ci andiamo. Là sopra c'è la statale e di qua c'è la limonaia. E di qua si va a vedere la limonaia, ma farò un altro video specifico per questo. Allora proseguiamo e guardate che caratteristico, qua c'è anche più fresco. Là sopra vedete una parte della limonaia visitabile, ma adesso, come vi dicevo, non entro proprio perché voglio concentrare il video sul centro storico. È veramente bello qua, poi più sali più c'è fresco e ombra, sotto sulla passeggiata naturalmente fa più caldo e guardate tutte queste viette. Questa è la piazza dove ero partito a fare il video. Adesso che abbiamo visto la maggior parte del centro, mi prendo un attimo un po' più di tempo, con calma, vi faccio vedere anche di qua. Guardate che bello questo posto con le panchine libere, Lo mettete qua la sera, io vi consiglio di venire in settimana e di sera perché c'è meno gente, guardate che bello qua. Ora vi faccio vedere di là un museo che vi consiglio di visitare. Eccolo, allora di lì c'è la passeggiata lungo lago, ma farò un altro video, e di qua c'è il museo, vi faccio vedere. Allora vi consiglio di visitarlo perché vedete un po' tutta la storia di Limone. A chi piace vedere anche delle immagini storiche, qui le trovate qua, questo è del 1909-1907, ma vi porto qui per farvi vedere anche la storia dell'elisir della vita. Ne parlano, mi sembra, di qua, fatemi vedere, sì. Qui allora, in questa stanza, è tutta dedicata, come vedete, all'elisir di lunga vita, no? Tutti questi articoli di giornale, come vedete, sono vecchi perché questa proteina, si chiama apoproteina 11, è stata trovata, se non ricordo male, l'ho detto prima, nel 1975. È una modificazione genetica che risale a un abitante di Limone del 700. È stato lui, credono, il primo a avere questa modificazione genetica. Ora vi spiego che cos'è. Era un giardiniere ed è stata scoperta per caso nel 1975 proprio perché avevano ricoverato un abitante del posto e hanno scoperto insomma questa proteina. E che cosa fa questa proteina? Questa proteina abbassa drasticamente i livelli di colesterolo ed ecco perché
se ne è parlato come dappertutto. Io penso che comunque chi ha un po' di anni, magari questi articoli li avrà letti sicuramente. Sono del 1975, io nel 75 nascevo, quindi non li ho letti. E qui un po' la storia delle barche, delle imbarcazioni di Limone, e di qui c'è un bel, qua sopra, qua poi altra storia del porto, le locande eccetera, e qua sopra c'è un bel filmato, faccio vedere, di Limone, di tutte le attività che potete fare. Questa immagino sia una sala conferenze, tutto giallo. Hanno preso in parola il nome Limone, vedete? Qui trovate un filmato, dura parecchi minuti e fa vedere tutto quello che potete fare a Limone, dalle spiagge allo sport, alla bicicletta. Guardate, che roba! È veramente bello. Vediamo se fa vedere un po' il centro, ma comunque avete già visto col mio video che sicuramente non è di questa qualità. Vabbè, andiamo. Qui ancora, vedete? Ah, eccola qua Limone dall'alto. Ah no, qua parlano degli eventi perché l'ho già visto prima. Qui c'è la passeggiata. Insomma, vi rendete conto che veramente è un bel posto. È molto turistico e molto organizzato anche, come vedete, per ospitare i turisti. Bene, io in questa sala, che rappresenta Limone abbastanza bene, io vi saluto. Ci sono altre vie da visitare qui, magari meno importanti, ma lo farò quando c'è meno gente, perché veramente oggi c'è tantissima gente, quindi faccio veramente fatica a farvi vedere e spiegare bene i posti. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Tornerò qui sicuramente in autunno e ci vediamo in un prossimo video.